Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Siamo come sempre nella nostra casa, la casa dei padel, per parlarvi di una racchetta double face o double face. Parapà, parapà. Alvin, che racchetta è? È la Bull Padel Elite. Firmata da... Lo sapranno? Lo sai pure tu. Questa era facile. Vai. Gemma Triai. In realtà anche Carolina Orsi, che ha la stessa Bull Padel Elite, ha la racchetta firmata da Carolina Orsi, però diciamo che la Elite nasce come la racchetta di Gemma Triai, che 2 anni fa a me è piaciuta zero, anche perché era diversa, aveva i piatti in Fibrix, che io adoro, però non mi era piaciuta la racchetta. Quest'anno cambia il carbonio all'interno ed è una racchetta con cui io ci vado in battaglia e... inizio a pensare che mi piacciono le racchette da donna, perché dopo la Extreme Motion di Paolo Semaria, dopo la Vertex 04 Uomo di Delphi Brea, è amore al primo colpo anche per la Bull Padel Elite di Gemma Triai. Forse questo perché ci fa dire che magari giochiamo da donne? Giochiamo da donne, tiriamo piano come le ragazze. No, le ragazze tirano fortissimo, esatto. Soprattutto Bea Gonzalez e chi è altro che tu ti sei rimasto impressionata a Roma, perché questa recensione è subito post il torneo di Roma. Vediamo, me l'hai detto tu, vediamo, sicuramente non si ricorda il nome, vai. Che tira fortissimo? Sì. Ah, ok. Sharifova. Xenia Sharifova, esatto. Giusto? Esatto. Mamma mia. Tira fortissimo. Solo per 3 faceva. E ha perso in Semi? quarti. Non in semi? Quarti. Sì. Quarti di finale, Al massimo confermo. cancelliamo, diciamo semi. Quarti di finale perché le semifinali erano Patti Iaguno e Lucia Sainz, sì, contro Gemma Triai e Claudia Fernandez, e l'altra che ho commentato su Sky, Jess Castelló e Claudia Jens contro Paola e Ari. Ha perso venerdì, Ha perso venerdì nei quarti. Andiamo subito al prezzo della Bull Padel Elite. Intanto vi ricordo i codici sconto sul sito Padel Market, Carchia 10 e Carchia 15. Su questa racchetta è attivo Carchia 10. È una racchetta che costa 278 euro di listino, ma ora la si porta a casa con 200 euro. Io la andrei a prendere ora, quindi andate su Padel Market, mettetela nel carrello, scrivete Carchia 10 e compratela, perché questa è una gran pala. Alvin, tu che dici? Sì, è una gran pala e soprattutto è una pala che, giocato tanto, non stanca, non ha fatica al braccio, quindi anche quello è un plus secondo me. Anche se ha un problema, lo diciamo subito. Un pochino? Un pochino questa vibra, nonostante abbia il Vibra Drive, un pochino la racchetta vibra, soprattutto quando tirano un po' forte e quindi vai un po' di blocco, di parata, un pochino vibra. Questo è l'unico difetto di una pala che a me è piaciuta davvero, davvero, davvero tanto. E passiamo adesso al livello uomini, donne, perché il peso della racchetta è contenuto, 350-360 grammi, poi vi diremo il peso della nostra senza l'accetto come sempre. Destra-sinistra dal livello intermedio in su. Sei d'accordo, Alvin? Sì, diciamo che forse a un pubblico maschile sinistra magari... Ho dominato. Non c'ero io però. No, diciamo che secondo me ha un ritmo molto elevato, quindi dove c'è un gioco molto aggressivo, magari il fatto che vibri a livello avanzato potrebbe... dare qualche fastidio, però diciamo a livello, per me, a livello intermedio, destra, sinistra, donne anche molto bene a sinistra e a destra, uomini magari un po' più a destra che a sinistra, tutto se, come dici tu, a livello avanzato. E nonostante appunto sia firmata da Gemma Triai, quindi non pensate a racchetta da pro, sia una racchetta da pro, però per come è fatta può essere utilizzata anche da un livello intermedio con facilità. Assolutamente sì, d'accordo, sono d'accordissimo. Parliamo delle caratteristiche tecniche. Forma ibrida, piatti in X10 Carbon 3K, e questa è la novità rispetto a quella di 2 anni fa, perché io quella dell'anno scorso non l'ho provata, quindi non so dire, non mi ricordo come erano le caratteristiche tecniche. Classica gomma multi-eva di Bull Padel, nel ponte High React Channel, quindi gli effetti forse garantisce maggiore maneggevolezza, facce lisce. Sì, perché si ha facilità di utilizzo, quindi si riesce anche con un po' di tecnica a generare comunque effetto. Esatto, tatto direi intermedio, manico molto confortevole, il classico di Bull Padel. Però, posso dire la mia, per un pubblico femminile forse un po' cicciotto. Come avevamo detto anche per le altre pale del Fibrea, le Salazar, un pochino grande, magari potrebbe essere un po' troppo grande per le ragazze. Classico l'accetto con polsiera. Passiamo adesso, Alvin, a parlare di peso
e bilanciamento. Come detto, il range della pala è 350-360 grammi, la nostra pesa... È uscita un pochino di poco perché noi la pesiamo senza l'accetto. Quindi vabbè, è in range. Quindi è in range, ha 346 grammi e ha un bilanciamento perfettamente al centro, 25,4 cm. E nelle specifiche qui c'è scritto balance medium, quindi una racchetta perfettamente in range, racchetta che arriva vabbè, senza protettore, non ha la possibilità di inserire i pesetti in alto come per esempio può essere fatto con la pala di Delphi Brea, che rimane comunque la numero 1 della stagione, ma questa secondo me si avvicina molto. Chiuderà l'anno sul podio forse, oppure subito ai piedi del podio. Che dici? Io dico di sì, con qualche aggiustamento, esempio un protettore in testa che magari dà qualcosa di più in inerzia dall'alto, qualcosa... Boh, un po' meno vibrazioni. Un pochino, esatto, magari un manico magari un po' più piccolo e poi magari metterci qualcosa sotto. Alvin, adesso parliamo subito come si comporta da fondo campo. Estremamente maneggevole, perché peso e bilanciamento la rendono estremamente maneggevole. Ottima uscita di palla. Controllo sempre sulla pallina, sia quando si va di cichita, quando si va di pallonetto colpo teso, non ho mai perso veramente il controllo. Allora, è difficile non fare paragoni con quella di Delphi Brea, Sì. che ha una maggiore uscita di palla, i pallonetti escono molto più facilmente, però in quel caso si perde un po' in controllo, mentre questa pallonetti escono facilmente, non molto facilmente, si ha maggiore controllo e questa racchetta, poi lo dirò anche dall'alto, ha più, anche se quella era bilanciata più in alto, questa ha più inerzia nello smash piatto, non so, se è una racchetta un po' più solida e soprattutto quando si va di potenza, secondo me questa qua offre qualcosa in più rispetto a quella del Fibrea. Sì, anche a fotocampo, secondo me il classico drittone teso, secondo me ha palla più pesante rispetto all'altra. Esatto. E poi più controllata. Palla più pesante, più controllata, però si muove estremamente bene, il punto dolce è buono, comunque è una racchetta firmata da Gemma Triai, non aspettatevi il punto dolce più grande della storia, però comunque è discreto e adesso guarda, vi metto subito all'opera con Alvin che mi tira qualche pallina e mette in difficoltà per vedere come difendo con la racchetta firmata da Gemma Triai, che da una parte è nera e rosa e dall'altra è bianca e nera. Proviamo la Bull Paddle Elite da fondo campo. Ha un'ottima uscita di palla, non come detto, non come quella di Delphi Brea, una racchetta estremamente maneggevole, questa l'ho presa malissimo, il vetro purtroppo un po' umido, visto che piove sempre e siamo in autunno, quella racchetta che si muove con grande agilità, ottimo controllo, difficilmente la palla scappa, comoda, pallonetti che vengono su, che è una meraviglia. Prende la rete e si va a dominare Alvin, che non ne tiene una. Vai Alvin, aumenta un po' il ritmo. Come al solito poi deve esagerare perché sennò non è contento. Questo è Alvin d'altronde. Madonna mia come sono fisicamente una monnezza, però io ho sempre il pallonetto Alvin che corre e poi la fucile di parete tira sempre fuori. Cichitina per far correre Alvin, buonissima. E poi ancora, ho detto, super comoda, pallonetto che va su che è una meraviglia. Difficilmente si va in difficoltà con questa pala. Vai Alvin, ultima. Facciamolo correre. Poi a rete, cichita, su e pallonetto. Vedete, hai visto anche qua. Mossa con super agilità. Da fondo campo si comporta super bene. Alvin, adesso è il tuo momento a rete, cosa ci dici? Beh, a rete, come non dire, maneggevole, perché è una racchetta veramente facile da utilizzare e se si ha una buona tecnica, come dicevamo anche prima, nonostante il piatto sia liscio, si riesce a generare dei buoni effetti, non ottimi, dei buoni effetti usando tanto braccio e tanta tecnica però. Dove l'ho trovata molto, ovviamente,
comoda è nel gioco a rete, quindi anche giocatori, faccio l'esempio mio, che magari vengono da un altro sport, uno sport al volo, che prediligono il gioco alto, quindi anche alzare un pallonetto e andare subito a rete, questa è veramente comoda, quindi lo scontro a rete lo affronta in maniera veramente decisa ed è bello anche per questo. Quindi per il pubblico beach tennistico questo è un bel acquisto. Manca un pochino secondo me di inerzia, magari mettendo qualcosa sopra il bilanciamento qui in alto, quando si è in possesso del gioco, quando si vuole fare, diciamo, tra virgolette, il vincente con le volée, quindi le volée comode, ma diciamo cercare la palla vincente in volée non è facilissimo, perché comunque non è una racchetta di potenza. Rispetto a, come diceva anche Emiliano prima, facciamo il confronto con la racchetta di Delphi Brea, rispetto a quella però la sento più controllata, la sento, diciamo, un po' più sicura come racchetta e mi sono trovato molto a mio agio. Ho un pochino sofferto invece il bloqueo, dove comunque un pochino mi si muoveva, quindi avevo bisogno dell'utilizzo della doppia mano. Sì. E un pochino lì ho sentito qualche vibrazione. Sì, quindi... lì vibra. Io invece su quella di dritto, pensa. Tiro forte, quando ho tirato forte, io andavo che cercavo comunque anche sulla palla forte, non tanto di appoggiare, ma di respingerla. Lì sentivo che un po' sul braccio l'ho accusata, però... Peccato quello, però tutto il resto, devo dire, un'ottima racchetta. Ora mi vedrete un po' alla prova e vediamo se riesco a fare punto al campione qua, Emiliano. Sono super fuori forma, quindi è facile. Quindi oggi riesco. Eccoci a rete con la racchetta di Gemma Triai. Beh, che dire, nonostante, come ho detto prima, anche il piatto sia liscio, con una buona dose di tecnica si riesce comunque a dare effetto alla pallina. Hai visto come riesco a essere più o meno sempre costante sulla volée? Come va? Però vedete che la palla comunque non è una palla pesante, quindi è una racchetta maneggevole, che si muove bene. Però anche in questo caso, come diceva Emiliano prima, quando vi tiro la palla magari forte, un pochino vibra. L'uscita di palla è comunque buona, non però a livelli della palla di Delphi Brea, ma comunque non male. Diciamo che il peso aiuta. È una racchetta che comunque difficilmente vi manderà in difficoltà. Vai Emi, aumentiamo un po' il ritmo. Ecco, già qua l'ho sentita vibrare, Gli effetti comunque... Questa cicchita di Emi, famosissima del circuito maschile. Vedete che comunque la mia palla, anche se provo a imprimere un po' di forza, non sono palle pesanti. Questa è fuori, peccato. Buona. È una racchetta che predilige la palla piazzata, la palla magari lenta, che muore lì, vicino ai vetri, come in questo caso. Così, in costruzione, a 2 all'ora, non male. Vai Emi, proviamo 2 bloqueo. Vai Emi. Ecco qua, l'ho sentita un pochino vibrare, Vai. La palla comunque non esce tantissimo, quindi si riesce a tenere, però un pochino vibra. Vai, una deada. Questa è la mia deada che sale tanto, però la palla torna indietro. Nonostante il piatto sia liscio, gli effetti con una buona dose di tecnica si riesce a fare la deada. Mi avete visto adesso a rete, è il momento di Emi dall'alto. Giusta dose di potenza, assolutamente non un cannone, non un fucile, non nessun'arma da guerra, noi ripudiamo la guerra. Questo momento storico poi è importante dirlo.
E comunque è una racchetta che dall'alto però sulla palla giusta sa far male, mi è piaciuta bene anche sullo smash piatto, la palla affonda un po' nel piatto, esce comunque rapida e quindi bene anche sul per 3 vibora, cioè una racchetta con cui dall'alto si può essere aggressivi pur essendo una racchetta tra virgolette da donna e che per me, ripeto, può essere usata benissimo anche a sinistra. Io ci ho giocato a sinistra, ci ho giocato alla grande, mentre Alvin ci ha giocato a destra e ci ha giocato alla grande come anche lui, però una racchetta che bene, cioè dall'alto cioè, non fate per 3 dalla linea del servizio, a meno che non siete Tapia, che con questa lo farebbe sicuramente, o Galan, però è una racchetta che sa essere offensiva quando serve. Per il resto palle tese, profonde, buon controllo, magari la palla non gira tanto a causa del piatto liscio, però il fatto che sia leggera e maneggevole aiuta tanto a generare comunque effetto. Ma adesso mi vedrete subito nella classica sequenza di Vibora, kick alla grata per 3 e smash, e poi daremo i voti alla Bull Padel Elite. Ho già detto che è bicolore, sì. Ho detto double fast e double face. Bull Padel Elite dall'alto. Vai con le Vibora. Presa un po' male. Si muove super veloce dall'alto, quindi è facile anche comunque riuscire a dare alla palla un po' di effetto che sicuramente il piatto liscio non aiuta. Ancora un'altra Vibora, Alvin. Rispetto a quella di Delfibrea la sento un pochino più potente, meno fendente nell'aria ma più potente, colpo più pesante. Vai, guarda qualche kick alla grata. Presa malissimo, è steccata. Questo bene, ancora un altro. Bene, adesso proviamo qualche per 3, vai. Qui mi è scivolata dalla mano proprio nettamente, aspetta che riprovo. Avete visto come si muove? Di poco. Prova ancora un altro però dall'alto. Sa essere cattiva quando serve. Vai Alvin, ancora non per 3. Questa era quella sgonfia. Questa no. Vai, un paio di smash e chiudo. Uno smash per chiudere, però anche sullo smash piatto non mi è per niente dispiaciuta. Questa era sgonfia la pallina. Però dall'alto si comporta molto bene. Sinistra, destra, benissimo. Soprattutto pubblico femminile sinistra. Alvin, prendi il telefono che adesso diamo veramente i voti alla Bull Padel Elite di Gemma Triai Carolina Orsi. Aspetta che l'ho perso. Ha perso come al solito il file, ma adesso lo ritroviamo dal cestino. Ci sei? Ce l'ho. Da fondo campo. 8. Pallonetti. 8,5. A rete. 8,5. Controllo. 7,5. Maneggevolezza. 8,5. Punto dolce. 7,5. Effetti. 7,5. Uscita di palla. 8,5. Potenza. 8. Per 3. 8. Smash. 8. Vibora. 8. Ultimo voto. Rapporto qualità-prezzo adesso a 200 euro. Voto 7. Abbiamo dato ottimi voti alla Bull Padel Elite con cui andremo entrambi in battaglia. Purtroppo ne abbiamo una e quindi se giochiamo insieme Alvin se ne deve comprare una. No. Giocherà con quella di Delfibrea. Esatto. È il momento di salutarci, ma adesso Alvin ha 2 o 3 cosine da dirvi. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, attivate la campanellina, dite al vostro amico di iscriversi. Guarda, non mi ricordo più. Commentate. Commentate le domande di Amy che dopo tanto vi risponde solo lui. E quinta e ultima cosa che ogni volta mi dimentico. Rispondete alla domanda di Emiliano. Ma quella è la quarta. Alla quarta, vabbè. Ve l'ha dimenticata, non ero attento, non lo so, vabbè. La quinta cosa ve la ricordate perché avete visto già tantissimi nostri video.
Preferite la pala di Gemma Triai o quella di Delphi Brea? Scrivetelo nei commenti, io vado ancora con quella di Delphi in battaglia, ma anche con questa vado in battaglia. Le porto tutte e due e poi a seconda dell'avversario decido. Tu con quale vai, Alvin? Delphi Brea. Ciao ragazzi! Ciao! Andava? Vai.